Nella lezione di oggi scoprirete le differenze tra divisionismo e simbolismo. Se siete interessati alla lezione integrale, potete richiederla nel primo link in descrizione. Tanto che tanti non conoscono appunto cosa sia il divisionismo o lo scambiano col neorealismo o puntinismo, che invece è un movimento che nasce in Francia, mentre il divisionismo è un movimento che nasce in Italia. Io qui vi ho fatto uno schema proprio perché secondo me è fondamentale avere presente questa suddivisione per comprendere un po' tutta quella che è la storia dell'arte contemporanea. E considerate, parte tutto dal post-impressionismo. Post-impressionismo è quel movimento, diciamo quel periodo storico che va dal 1880 al 1900 circa, sono gli anni dopo che c'è stata l'influenza, diciamo, degli impressionisti. Gli impressionisti tutti li conoscete, però rifaremo un attimo un ripasso e loro cercano di osservare la realtà, hanno una tecnica innovativa, no? Con pennellate di colore accostate velocemente, cercano di catturare gli effetti luminosi, però alla fine si soffermano solo su ciò che vedono, sulla realtà, sui fatti quotidiani e danno anche, vedremo, importanza alla luce, ma vedremo che nel periodo del post-impressionismo si cerca di superare questa impressione immediata, diciamo, che viene dall'osservazione della realtà e si darà anche molta più importanza al colore e si fa, diciamo, con due correnti, due branche, potrei dire, completamente diverse. Una branca che ha un approccio più scientifico, vale a dire che studia proprio la scomposizione anche del colore in maniera scientifica, mentre gli impressionisti l'avevano fatto in maniera un po' intuitiva, andando in plein air, ecco, sia il puntillismo francese o puntinismo e il divisionismo italiano, vedremo che fanno uno studio proprio sistematico, scientifico del colore. Mentre ci sono altri artisti che vanno oltre la semplice osservazione, perché vedrete che anche appunto i puntillisti, per esempio, hanno gli stessi temi degli impressionisti, fanno una ricerca più scientifica della pennellata, dell'accostamento dei colori, ma alla fine i temi sono quelli degli impressionisti. Mentre ci sono artisti che andranno oltre la semplice osservazione e l'abbiamo già visto con i tre grandi del movimento di post-impressionismo che sono Cézanne, che porterà, ve l'ho detto più volte, verso, con le sue ricerche verso il cubismo. Non ci fosse stato Cézanne, non ci sarebbe stato poi Picasso, Braque, Gauguin, che guarda più alle emozioni come Van Gogh e quindi si va verso poi o l'astrazione o l'espressionismo con Van Gogh. Ecco, vedremo però come il divisionismo italiano, che vi ho detto è un movimento che nasce con un approccio più scientifico, come i puntillisti francesi, ma a differenza dei puntinisti che si soffermano sulla realtà, il divisionismo poi cercherà di superarla, questa realtà, per andare oltre, andare verso una pittura che diventa simbolica, che sembra rispecchi la realtà, ma in realtà vuol dire tutt'altro. E qui avremo proprio il trapasso dal divisionismo al simbolismo. Vi faccio vedere come artisti, vi metto a confronto tre artisti, vi faccio vedere come tre artisti trattano lo stesso tema, che è un funerale, e come questi artisti esprimono in maniera diversa, attraverso tecniche diverse, significati completamente diversi. Questo è un quadro di Joly, è un artista macchiaiolo e si intitola Passa al viatico. Il viatico cos'è? Sono le persone che vanno al funerale e qui stanno portando sicuramente una bara, passa il viatico, passano coloro che partecipano al funerale e con rispetto queste tre persone che si trovavano nei campi si sono fermate. Questa fanciulla si riconosce perché ha questa pezzola in capo rossa, il giovane che si è accostato all'albero, si è tolto con rispetto il cappello. Sapete, da noi c'è l'usanza anche quando si passa con i funerali passa al viatico anche in città o in paese, vengono abbassate le saracinesche, vengono chiusi i locali, ci si sospende per un momento dal lavorare e così fanno questi tre personaggi, questo più anziano,
questo giovane e questa ragazza. Con rispetto chinano il capo e sembra una fotografia questa, una fotografia di uno spaccato di una realtà. Guardate cosa fa invece Luigi IX. Funerale di un bambino. Anche lui ci raffigura un viatico. Ci raffigura un viatico che porta questa piccola bara in chiesa. Un bambino, il funerale di un bambino, si capisce ci sono tanti bambini dietro che seguono con i ceri, vedete, che stanno salendo queste scale. Ma qui già c'è un qualcosa in più, perché non è solo una registrazione della realtà così com'è, come l'abbiamo visto in Passa al Viatico, ma il fatto di scegliere uno scorcio che va dal basso verso l'alto. Il fatto che noi vediamo dal basso, c'è questo senso di elevazione. La bara, guardate, è in alto, è il punto più alto, diciamo, della tela, del dipinto, come a significare il posto d'onore, no? Di il rispetto per questa piccola vita che se n'è andata. E quindi capite che qui c'è uno studio, non è rappresentata la realtà così com'è, come piaceva anche ai realisti, no? Anche a Marcaioli piaceva una realtà non accomodata. Qui invece il quadro è accomodato per dare un valore in più, un valore aggiunto, non è solo una registrazione di un dato naturale, una registrazione di un evento, di un viatico che passa, ma è qualcosa in più. Guardate che cosa fa un pittore divisionista come Pellizza da Volpedo. È sempre un viatico, è sempre è un funerale di un bambino, perché lo si capisce dal fatto che il titolo stesso del dipinto si intitola Fiore reciso. Fiore reciso vuol dire che è un fiore che è stato tagliato, un fiore tagliato troppo presto dalla vita. E qui guardate, la composizione non solo è innovativa nella tecnica, perché questa volta c'è il divisionismo che ormai conoscete, e soprattutto vi invito a vedere il punto più luminoso del quadro, il centro del quadro è la bara del bambino. È circondato da figure vestite di bianco e dietro il rosso, il colore dell'amore di questi bambini e gli ultimi in penombra che chiudono il viatico. E quindi capite che qui si va oltre la rappresentazione del funerale, perché se io ritorno indietro e vi ritorno al quadro di Joly, qui al pittore è interessato a rappresentare il funerale, un evento, un funerale, non sappiamo di chi, però è un funerale e rappresenta una scena quotidiana. Qui non si vuole dare un senso al funerale come una scena quotidiana. Qui il fatto stesso di chiamarlo fiore reciso vuol rappresentare la morte come un trapasso a qualcosa di diverso, non vuol rappresentare il viatico di per sé, ma può rappresentare il senso della morte e il senso della trasformazione, no? Che può avvenire con la morte attraverso una pittura che si fa carica di significati, questa volta simbolici. Lo stesso avviene su questi due dipinti.